Salve! Oggi voglio essere estremamente seria e raccontarvi una cosa che mi è successa. Un po' di tempo fa ho vissuto un'esperienza mistica, quasi ultraterrena, e oggi vi voglio raccontare quello che mi è successo. Un giorno, mentre stavo facendo il mio pisolino pomeridiano, come fanno tutte le persone normali sulla faccia della terra, come si può vivere senza pisolini pomeridiani, io non capisco. Mentre stavo dormendo in modo molto aggraziato, principesco, quasi regale, oserei dire, ho cominciato a sognare. All'inizio il sogno era molto vago, molto confuso, oscuro, era tutto annebbiato e non riuscivo a capire bene cosa stesse succedendo. Ma poi, ad un certo punto, tutto mi è stato rivelato. Tutto mi è stato chiaro come la luce del sole, e cioè Nod's Hope. Esatto, ricordatevi bene questa parola, Nod's Hope. Da quel momento, dopo quel sogno, Nod's Hope ha cominciato a perseguitarmi. Non importava cosa stessi facendo. Cucchetta, 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 cucchetta. Inizia a morire. Non importava dove stessi andando, Nod's Hope era sempre lì, perché Nod's Hope è ovunque. Allora decisi di prendere in mano la mia vita e di indagare, di scoprire che cos'è la Nod's Hope. Lessi decine e decine di libri, decine e decine di enciclopedie, consultai Wikipedia perché Wikipedia sa tutto di tutto. Visitai tutti i forum blog possibili e immaginabili sulla faccia della terra e poi la verità mi colpì come una palla da dodgeball. Nod's Hope. La Nod's Hope è la risposta a tutte le domande che ci facciamo dall'era dei tempi, tutte le domande esistenziali che noi ci possiamo mai fare, la risposta è una sola. Nod's Hope. Qual è lo scopo della vita? Nod's Hope. È tutto predestinato? Nod's Hope. Quando finirà il mondo? Quando lo deciderà? Nod's Hope. Ma adesso voi vi starete chiedendo com'è possibile tutto ciò? Ebbene, oggi sono appunto qui per rivelarvi tutta la verità che sta dietro a Nod's Hope. I primi esseri viventi avevano la consapevolezza della Nod's Hope. Tutti sapevano che cos'era la Nod's Hope e tutti aspettavano soltanto la Nod's Hope. Se osservate le incisioni rupestri, la Nod's Hope c'era già, perché i nostri antenati sapevano che cos'era la Nod's Hope, la veneravano come se fosse una divinità e aspettavano soltanto che essa si avverasse. Un altro ben chiaro esempio è il calendario dei Maya. Tutti pensavano per secoli e secoli, tutti hanno pensato che il calendario Maya profetizzava la fine del mondo. Sono qui oggi per smentire tutte queste convinzioni, perché sì, il calendario Maya non profetizzava la fine del mondo, il calendario Maya profetizzava la Nod's Hope. Ma se ciò non vi ha ancora convinto, sono qui per proporvi un altro esempio. Quale vi starete chiedendo? I cerchi nel grano, vi rispondo. Avete capito bene, i cerchi nel grano. Si pensa che questi cerchi nel grano siano dei messaggi dei nostri amati extraterrestri. Ma qual è la verità? Io sono qui per raccontarvela. Sì, io so la verità, io l'ho capita e sono qui per rivelarvela anche a voi. La risposta è Nod's Hope. la Nod's Hope deve essere conosciuta da tutti. Quando ogni essere umano sulla faccia della terra avrà ben capito che cos'è la Nod's Hope e quando Nod's e J-Hope si incontreranno, ci sarà la massima prosperità sulla terra. Finirà la fame, la miseria, finiranno le guerre e il mondo vivrà per sempre in pace. Perciò vi prego, andate e diffondete la Nod's Hope, perché la Nod's Hope deve essere conosciuta da tutto il mondo. Un modo per diffondere la Nod's Hope è andare su Twitter e twittare interrottamente Nod's Hope. Già in tanti lo stanno facendo. Un chiaro esempio, uno dei più grandi scrittori contemporanei di storie d'amore, Nicholas Sparks, è rimasto talmente tanto affascinato dalla Nod's Hope che ha espresso ufficialmente la volontà di scriverci un libro. Perché? Perché Nod's Hope è amore, Nod's Hope è vita, Nod's Hope è tutto, Nod's Hope forever, Nod's Hope.